Attenzione ad André Onana al centro delle voci di calciomercato, al centro del mercato dell'Inter, ed è in questo momento forse il nome più caldo tra quelli che potrebbero ricevere, diciamo, delle offerte in grado di convincere l'Inter a cederlo durante la prossima estate di mercato. Attenzione, seguitemi bene, perché questo non significa che l'Inter ha deciso di mettere sul mercato Onana, non significa dall'altro lato che Onana ha deciso di lasciare l'Inter, vuole lasciare l'Inter, perché anzi nerazzurro si trova piuttosto bene e vi avevamo già raccontato un retroscena sui nostri canali. Però il mercato evolve in fretta e fino al mondiale pensavamo un po' tutti quanti, tutto faceva pensare che Dumfries potesse essere il giocatore, diciamo, in partenza, il nome grosso in grado di portare un tesoretto nelle casse dell'Inter. Sono passati dei mesi, la situazione è cambiata, il mercato evolve e ci sono degli sviluppi importanti. Già diverse settimane fa, vi ricordate, avevo raccontato come il mercato, soprattutto in Premier League, si stesse muovendo in maniera interessata ed interessante su Onana. Sono arrivate poi ulteriori conferme anche dalla stampa italiana, che hanno parlato soprattutto di Chelsea e Manchester United interessate al portiere dell'Inter. A me, devo dire, hanno parlato anche di un terzo club molto importante, molto interessato. Ho però qualche piccola perplessità, quindi farò magari ulteriori verifiche prima di parlarne in maniera approfondita. Nel club di Passione Inter, nel frattempo, insieme ai nostri sostenitori, ci siamo quindi confrontati su questa notizia e ne approfitto per ringraziare anzi i nostri abbonati, perché oltre a tenere acceso il motore di Passione Inter, in questo confronto sono spuntati poi dei temi che ora voglio approfondire insieme a tutti voi. Questo perché, come dico sempre, non ci si abbona a passioneinter.club, ma si diventa effettivamente parte di Passione Inter tramite il club. E quindi ogni abbonato, ogni abbonata fa parte del club e contribuisce poi anche alla nascita di approfondimenti come questo, in cui facciamo il punto con le ultime notizie che sono uscite su Onana, i nomi per l'eventuale sostituzione del portiere, alcune valutazioni sul valore di mercato di Onana, quanto è opportuno o rischioso cambiare un portiere così, ed infine quindi una considerazione più ampia a livello anche progettuale per arrivare ad una mia opinione su questa possibile operazione. Mettetevi comodi e innanzitutto ben ritrovate e ben ritrovati, amiche ed amici passione interisti. Nuovo episodio oggi, vi chiedo subito un like per supportarci, iscrizione al canale se non lo avete ancora fatto, siamo quasi ai 50.000, quindi iscrivetevi subito per non perdervi neanche uno dei nostri contenuti e fate un salto ovviamente su passioneinter.club, come vi dicevo, se volete anche voi diventare parte di Passione Inter e di quello che facciamo ogni giorno. Andiamo con ordine. Ho bisogno di mettere tutto sul tavolo per poter permettere anche a voi di innescare poi una discussione nei commenti che porteremo avanti nelle prossime ore. Parto dalla notizia, come dicevo, e come facciamo sempre sui nostri canali, ve lo avevamo anticipato, ne avevamo parlato tra l'altro anche con un nostro ospite qui, il grande interista Biapri, che immagino su YouTube conoscerete sicuramente. Ci aveva raccontato un retroscena anche lui del suo incontro con il manager di Onana a Lisbona e ci aveva fatto capire qualcosa anche lui. Vi lascio comunque il link in descrizione per recuperarvi, così capite meglio a cosa mi riferisco. Era evidente però che il manager di Onana qualcosa gli avesse detto e quel qualcosa va in linea con le notizie che abbiamo noi e con quello che sappiamo noi. La notizia poi, dopo che ne abbiamo parlato anche nel server Discord di Passione Inter, è stata rilanciata in queste ore dalla stampa. In particolar modo la Gazzetta dello Sport si è sbilanciata soprattutto sul Chelsea, dicendo che appunto il club londinese ha seguito con grande interesse Onana in questa stagione, soprattutto nelle ultime gare in Champions che lo hanno messo in vetrina, e verrà visionato nuovamente nelle prossime partite. In più sarebbe previsto addirittura già in questi giorni un incontro tra alcuni intermediari del Chelsea e l'Inter per parlare anche di una prima possibile bozza di offerta. C'è chi ha fatto anche delle ipotesi, si parlava di qualcosa come 10 milioni di euro più il cartellino del portiere Kepa, ex Athletic, in uscita dal Chelsea dopo che, se non ricordo male, nel 2018 era diventato il portiere più costoso nella storia del calcio, pagato oltre 80 milioni dal Chelsea. Questo a fronte di una valutazione che l'Inter fa di Onana che si aggira attorno ai 40 milioni di euro. Questa sarebbe la valutazione e diciamo che, considerando che Onana è stato preso a parametro zero di fatto l'estate scorsa, l'Inter dice che di fronte quindi ad un'offerta da 40 milioni di euro sarebbe difficile dire di no.
Qui si è accesa la prima discussione. 40 milioni di euro è un prezzo giusto al quale valutare poi una cessione di Onana? Io, mentre aspetto poi nei commenti anche le vostre risposte, per curiosità sono andato a vedermi, diciamo, la classifica dei portieri più costosi di sempre, più costosi della storia, e se effettivamente Onana dovesse essere venduto a 40 milioni diventerebbe il quarto portiere più costoso nella storia del calcio, dopo Kepa, come detto, Alisson del Liverpool, Buffon ai tempi del passaggio alla Juventus, e alla pari con Ederson, che era stato acquistato dal Manchester City. Quindi più di Courtois, pagato 35, più di Oblak, pagato 16, per fare due nomi di due dei migliori portieri in circolazione oggi, oppure anche Maignan del Milan, che comunque è molto forte, è costato sui 15-16 milioni di euro, se non vado errato. Messa in questa prospettiva, 40 milioni, Onana, quarto portiere più pagato di sempre, non è una cifra sicuramente bassa. Ricordatevi questo elemento, perché poi non è tutto, ci torniamo poi anche all'interno della mia maxi opinione finale, che voglio darvi solo dopo aver messo sul tavolo tutte le considerazioni. L'Inter, dall'altro lato, è abbastanza noto che si sia già attivata sul mercato per individuare quindi anche un possibile sostituto di Onana. Kepa del Chelsea in realtà piace, però sembrerebbe in questo momento più un'alternativa al momento, mentre il nome forse preferito, o quello che sembra interessare più di tutti, appare essere Guglielmo Vicario dell'Empoli, visti non solo il valore tecnico di questo portiere, che per me è destinato a rientrare nel circolo dei top club almeno italiani, ma vanno considerati anche i buoni rapporti con la società toscana e la possibilità di fare affari quindi con questa società. Tra l'altro ad Empoli abbiamo visto domenica scorsa come il vice direttore sportivo dell'Inter Baccin è stato beccato proprio mentre chiacchierava a bordo campo proprio con Vicario. Sembra leggermente più indietro nelle possibili scelte dell'Inter Carnesecchi, un altro portiere molto interessante dell'Atalanta in prestito alla Cremonese, piace comunque molto. Questi i nomi un po' più caldi. Poi c'è una galassia di altre ipotesi alternative che comprende Di Gregorio, che è un ex Inter, sta facendo molto bene a Monza con cui lo stesso ci sono buoni rapporti. A breve, secondo me, qualcuno parlerà pubblicamente anche di Mamardashvili, nome difficile da pronunciare, portiere georgiano del Valencia, che potrebbe retrocedere, si sta muovendo la sua agenzia. Sono comunque al momento ipotesi alternative messe un po' lì. Questo lo scenario di mercato. Arriviamo poi ad una serie di considerazioni sulla possibilità, sull'opportunità di vendere Onana. Ogni discorso di mercato per l'Inter, soprattutto in uscita, secondo me non può che partire dal fatto che ancora una volta in questo momento bisognerà coniugare l'aspetto economico e quello sportivo. Quindi sicuramente si vuole continuare e si vorrà di nuovo costruire un Inter vincente, ma sempre nel rispetto dei conti, ricordandoci anche che si entra nel vivo del settlement agreement e quindi siamo nei paletti molto stringenti dell'UEFA nei prossimi anni. A tal proposito, l'attuale cammino in Champions League dell'Inter ha permesso di attutire, diciamo, il colpo, visti i mancati introiti dal main sponsor Digital Beats, lo sponsor sulla maglia di cui appunto sappiamo bene la vicenda controversa. Con l'arrivo in semifinale l'Inter quindi ha già ridotto moltissimo comunque la necessità di incassare soldi, semplifico molto, entro il 30 giugno, data in cui si chiuderà questo bilancio. Tant'è che al momento, stando i risultati attuali, senza ipotizzare scenari che ci auguriamo ovviamente tra tutte le competizioni, potrebbe bastare veramente qualche piccola operazione minore per sistemare i conti e per preparare poi un'estate in cui la vera discriminante in vista del mercato prossimo e quindi della stagione del bilancio che si apre dal 1 luglio 2023 sarà legata proprio alla Champions League 2023-2024. Cioè, se l'Inter dovesse qualificarsi alla prossima Champions League, allora ci sono buone possibilità che la dirigenza possa fare un player trading nel vero senso della parola, o quasi, cioè che una cessione di un big, che potrebbe essere Onana a questo punto, arriverebbe di fronte ad un'offerta veramente importante, non con la necessità di accettare a tutti i costi, ma con la possibilità anche di far lievitare il prezzo e la possibilità soprattutto poi di reinvestire quasi tutto il ricavato.
Senza la Champions invece lo scenario cambierebbe drasticamente, ma eventualmente ne parleremo a parte. Se vi interessa un contenuto su questo, me lo fate sapere e ne parliamo. Accanto al lato economico poi ovviamente c'è da considerare il progetto sportivo, che dal punto di vista dei tifosi dovrebbe essere quello che interessa di più. Sappiamo bene però che il calcio di oggi ci impone a valutare entrambe le facce di questa luna e in questo senso è evidente che le scelte di mercato della prossima estate dovranno essere prese anche sulla base di quello che sarà il prossimo allenatore dell'Inter e alla luce anche di quello che è stato il passato recente e tutte le scelte fatte anche negli ultimi mesi da questa dirigenza e da quello che sembra essere il piano anche per il prossimo futuro, è vero che la prossima potrebbe essere un'estate utile per fare un bel restyling profondo a tutti i livelli anche della rosa. La mia sensazione però è che, visti i contatti per il rinnovo di De Vrij, le voci sui contatti con Lukaku per un altro prestito, i vari movimenti di alcuni procuratori vicino all'Inter, il fatto che il valore di Dumfries sia diminuito in questo momento, comunque non abbia raggiunto quel picco che ci si aspettava, tutto questo mi porta a pensare che ancora una volta si cambierà, qualcosa inevitabilmente si cambierà perché diversi giocatori, lo sappiamo già, sono in partenza o già accordati con altri club, senza però stravolgere completamente, senza cambiare totalmente la linea e anzi cercando comunque una certa continuità, secondo me, anche con il profilo dell'allenatore. Quindi all'interno di questa ricerca di una continuità, nel momento in cui si sta già perdendo Skriniar, Brozovic sembra abbondantemente con le valigie, su Lukaku ci sarà da discutere, in generale comunque stai già toccando degli equilibri piuttosto importanti nelle zone calde di campo, nelle posizioni di movimento che forse sono quelle più delicate. E aggiungo un'altra considerazione, visto che menzionavo Dumfries. Avevamo realizzato qualche mese fa un approfondimento dove spiegavamo nel dettaglio che cos'è il player trading, come funziona e dicevamo con un esperto di questo tema che strategicamente l'Inter, così come altri club, cercano di fare player trading soprattutto sugli esterni, sui giocatori sulle fasce dove è un po' più facile farlo e dove tendenzialmente si preferisce farlo. Ora, Dumfries quest'anno, come detto, è andato in difficoltà, anche se nel bene o nel male il suo zampino in momenti importanti ce lo sta comunque mettendo, anche in questo momento delicato della stagione. È sotto gli occhi di tutti però che il valore di mercato che ad un certo punto poteva letteralmente esplodere, ora si è ridimensionato e l'effetto player trading su Dumfries quindi si è un po' affievolito e ti riduce anche le opportunità di manovra eventualmente poi per sostituirlo e reinvestire. Tanto meno sarà possibile fare player trading con gli altri esterni a disposizione che sono Gosens, Di Marco, Bellanova che andrebbe pure riscattato e Darmian che ha appena rinnovato e non è più giovanissimo. Alla luce di questi scenari, come dicevo, stanno mutando in fretta le prospettive di mercato e visto che Bastoni e Barella l'Inter vuole blindarli assolutamente. Çalhanoğlu ha rinnovato, Lautaro lo stesso non ha al momento quelle offerte fuori mercato che potrebbero far traballare l'Inter. I riflettori si accendono su Onana, imponendo a questo punto anche un'altra domanda, forse la domanda soprattutto. È giusto privarsi del portiere titolare? Quanto è delicato, ecco, toccare il ruolo del portiere? Sicuramente molto delicato, estremamente delicato, perché il portiere è un ruolo difficile per definizione, ci sono tante componenti, soprattutto mentali, secondo me, da considerare nella scelta e nell'inserimento poi di un portiere, a livello anche di carisma, di senso di sicurezza anche che trasmette alla squadra. Quindi la componente intangibile è molto difficile da misurare, per tutti è difficile da misurare, perché ci sono troppe variabili che entrano in gioco su un tema che però ha un impatto sicuramente molto rilevante. Quello che possiamo fare noi è cercare di prendere la parte più misurabile in questo momento per fare delle analisi e possiamo farlo tramite anche alcuni numeri che numeri ci dicono secondo me che un ottimo portiere che porta punti alla squadra è sicuramente un valore aggiunto. Allo stesso tempo una buona organizzazione difensiva che mette il portiere nelle condizioni di non dover fare gli straordinari, secondo me, forse è ancor più decisivo.
Basti pensare, per rimanere dentro il perimetro del mondo Inter, che lo scudetto di Conte comunque arriva con un Samir Handanovic tra i pali che ha fatto una stagione importante senza dubbio, ma comunque con tutto il rispetto già quell'anno, già a quel punto non era il miglior portiere in circolazione. Oppure quest'anno sono andato a prendermi per curiosità un dato molto complesso da leggere, me lo sono appuntato perché non voglio sbagliare. Eccolo, post shot expected goals meno i gol subiti. Che cosa significa in sostanza? È un dato che ci dice quanti gol ci si aspetta che un portiere subisca in base ai tipi di tiri che ha ricevuto, meno i gol subiti. Cioè, se questo numero sulle varie piattaforme che utilizziamo noi per ciascun portiere è positivo, significa che il portiere è stato o particolarmente fortunato oppure è stato molto bravo ad andare oltre le aspettative, anche con le sue parate ed i suoi interventi, sulla base di quanti gol ci si poteva aspettare che subisse, visti i tiri ricevuti e la difficoltà dei tiri ricevuti. Questo dato negli ultimi 365 giorni vede un Andrea Onana su dei numeri molto simili a quelli di Maignan, che con il Milan comunque sta facendo una stagione simile alla nostra come risultati, anzi la nostra per ora è leggermente migliore, ma numeri simili anche a quelli di Meret, che invece per esempio con il Napoli sta volando verso lo scudetto. Sono numeri poi inferiori invece a quelli per esempio dello stesso Vicario, per curiosità sono andato a vedere, ha un numero positivo superiore a quello di Andrea Onana, con un Empoli che invece lotta per la salvezza, oppure anche di Courtois, che con il Real Madrid è addirittura meno 11 dal Barcellona capolista in Liga, pur essendo in semifinale di Champions League. È nettamente inferiore Onana a Ter Stegen del Barcellona, che infatti in campionato per esempio ha subito solo 9 gol e sta facendo una grande stagione, però lo abbiamo eliminato in Champions League. Dall'altro lato Onana ha dei numeri invece che sono superiori a quelli di per esempio Ramsdale dell'Arsenal o Ederson del Manchester City, che guidano la Premier League. Quindi questo per dire che ad una prima osservazione molto rapida non c'è una correlazione così forte tra rendimento del portiere e il risultato della squadra, ovvero che ovvio che se un portiere fa il fenomeno è molto meglio, è come se hai un attaccante che ti fa 30 gol, se un portiere te ne evita 10 inevitabilmente è molto meglio, però la correlazione in quello che possiamo misurare statisticamente tra questi dati e il rendimento della squadra non è così assoluta, quindi non è così strettamente legata. Per cui, andando verso la conclusione, io su Onana sono convinto di una cosa, ovvero che aveva e tuttora ha bisogno di giocare con grande continuità per poter esplodere in tutto il suo potenziale. È un portiere che secondo me per caratteristiche e anche per come è stato costruito, passatemi questo termine, diciamo nel tempo, nei suoi sviluppi in carriera, nei vari passaggi che ha fatto, è destinato ad entrare nel circolo dei top club assoluti, quelli con cui l'Inter purtroppo oggi non può competere economicamente. All'Inter è arrivato praticamente dopo 2 anni di quasi inattività o comunque molto intervallati ed è dovuto partire piano e lo abbiamo commentato spesso. Fino all'inizio del 2023 secondo me aveva fatto intravedere delle cose molto buone, però non aveva mai inciso effettivamente in maniera decisiva sui risultati con prestazioni veramente decisive. Vi avevo portato a tal proposito un'analisi molto approfondita sul nostro canale per dimostrarvelo, che non era una critica ad Onana, era un semplice mettere un punto e fare una fotografia oggettiva di quello che stava accadendo. Sicuramente Onana ha portato del carisma, è un personaggio molto positivo da quello che vediamo, delle caratteristiche di gioco differenti anche nella possibilità di costruire dal basso in maniera differente, non che Handanovic comunque con i piedi fosse scarso, anzi, comunque la mia sensazione è quella di un portiere che ha dato un senso di sicurezza superiore rispetto a prima, questo sì. Però ecco, ha ancora, secondo me, bisogno di trovare continuità e serenità per poter far esplodere tutto il suo potenziale. In questo senso, quindi, l'Inter, secondo me, si ritrova tra le mani oggi un portiere da top 8 d'Europa, sicuramente, che quindi vendere un portiere da top 8 europeo significa inevitabilmente, almeno sulla carta, indebolirsi inizialmente e quindi mi dispiacerebbe molto sicuramente vendere Onana. Allo stesso tempo però, fermo restando che dobbiamo qualificarci alla prossima Champions League, questa è la condizione essenziale, assolutamente necessaria,
pensare di poter incassare da Onana una cifra che permette di prendere il sostituto e puntellare la rosa per renderla più equilibrata in tutti i reparti e quindi mettere anche il nuovo portiere nelle condizioni di poter essere, più funzionale, ecco, a livello progettuale personalmente non mi sembrerebbe una scelta così azzardata. Detto che, ripeto, mi dispiacerebbe molto comunque perché a me in senso assoluto piacerebbe avere anche una certa continuità nel portiere. L'Inter per tradizione si è affidata a portieri che hanno segnato varie epoche, hanno fatto un ciclo, quindi hanno avuto un ciclo a disposizione, e penso che questo sia importante a livello di stabilità difensiva. Magari potrebbe avvenire col prossimo, nel caso in cui appunto Onana dovesse essere sacrificato, come vari indizi fanno pensare. Tutto quindi sta sempre nella famosa frase che utilizziamo in ogni ruolo e che secondo me vale anche per Onana. Tutto dipende da come poi si sostituisce Onana. E attenzione qui ad un ultimo dettaglio, nell'ottica dei vincoli del settlement agreement, sostituire un portiere di questa esperienza, preso a parametro zero, con un ingaggio che beneficia anche del decreto crescita, non sarà semplice, quindi sarà importante anche mantenere, nel momento in cui lo si va a sostituire, un costo non elevato nel portiere che eventualmente prenderà il suo posto. Altrimenti ti comporterà una necessità di andare a tagliare qualcosina da altre parti. È un gioco, quello dell'Inter all'interno dei vincoli del settlement agreement, a somma zero deve essere e quindi bisognerà pesare tutto quanto. Se il portiere che sostituisce Onana tra ingaggio e ammortamento ti andrà a costare di più, da qualche altra parte dovrai tagliare. Detto che si perde Skriniar, detto che si perde molto, quasi sicuramente Gagliardini e altri profili. Attenzione quindi anche a questo dettaglio. Io credo con questo di avervi dato anche tutti gli strumenti per poter fare le vostre valutazioni, quindi vi aspetto nei commenti per un bel confronto, oppure sarebbe ancora meglio se venite su passioninter.club, dove nel server Discord ci confrontiamo tutti i giorni e c'è un contatto molto più diretto con tutta la community di interisti da tutto il mondo, con me, con Simo, con la redazione di Passione Inter. Prima di salutarvi quindi vi ricordo 2 domande e 2 considerazioni finali, ovvero a 40 milioni di euro può essere secondo voi una cifra giusta per cedere Onana e eventualmente quale portiere vi piace per sostituire Onana nel caso in cui dovesse partire? Fatemelo sapere nei commenti. Se dovesse interessarvi, se siete interessati, vi posso portare poi nelle prossime giornate un approfondimento con i nostri numeri, con le nostre analisi sul miglior portiere che potrebbe sostituire Onana. Me lo fate sapere, noi eseguiamo. Nel frattempo vi lascio in descrizione, per chi ci ascolta in podcast, un altro approfondimento da non perdere. Clic nel link in descrizione. Per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.